C'è un sentiero che attraversa il tempo, un percorso dimenticato tra stelle, troni celesti e nomi segreti. Oggi vi portiamo con noi in un viaggio verso l'origine più antica del misticismo ebraico, il misticismo della Merkabah, una corrente affascinante, misteriosa, che ha preceduto la Kabbalah e che ne ha gettato le basi spirituali, simboliche e operative. Prima di cominciare, vogliamo specificare una cosa molto importante. Non siamo un gruppo iniziatico, non proponiamo insegnamenti esoterici o rituali segreti. Siamo solo 4 amici curiosi e appassionati di ciò che è occulto, nel senso più puro del termine. Ciò che è nascosto, dimenticato, lasciato nell'ombra della storia. Il nostro obiettivo è condividere saperi, stimolare domande, offrire spunti. Il misticismo della Merkabah è una corrente spirituale che si sviluppa tra il I secolo a.C. e l'11 d.C., ben prima della nascita ufficiale della Kabbalah. Le sue radici affondano nella figura enigmatica e visionaria del profeta Ezechiele, il cui impatto sulla spiritualità ebraica è incalcolabile. Ezechiele era un sacerdote del Tempio di Gerusalemme, appartenente a una famiglia sacerdotale, deportato a Babilonia durante l'esilio babilonese, intorno al 598 a.C., per ordine del re Nabucodonosor II. L'esilio fu un evento traumatico per il popolo di Israele, ma anche un'occasione di profonda trasformazione religiosa e mistica. Ezechiele, in questa nuova terra, divenne profeta. È proprio durante l'esilio che Ezechiele riceve una delle visioni più sconvolgenti e famose di tutta la Bibbia, quella del carro celeste, o Merkabah. Nella visione, egli contempla un trono divino portato da 4 creature alate, con fattezze di leone, toro, aquila e uomo, ciascuna con 4 ali e ruote piene di occhi che si muovevano in ogni direzione. Sopra di esse un firmamento di cristallo e al di sopra ancora un trono di zaffiro su cui siede una figura simile a un uomo, avvolta da bagliori e fuoco. Questa visione, che troviamo nel primo capitolo del libro di Ezechiele, ha dato vita a secoli di interpretazioni mistiche, simboliche e cosmologiche. È considerata il cuore pulsante del misticismo della Merkabah, perché per la prima volta si introduce l'idea che l'essere umano possa, attraverso un viaggio interiore e spirituale, ascendere verso il divino. Ma Ezechiele non è solo un visionario, è anche un innovatore religioso. Nei suoi scritti troviamo accenni a un Dio che si manifesta al di fuori del Tempio, nella diaspora, tra gli esiliati. E questo spostamento del sacro, da un luogo fisico a un'esperienza mistica personale, è proprio ciò che la Merkabah raccoglie e sviluppa nei secoli successivi. Secondo storici come Gershom Scholem, Sergio Laer e altri esperti di mistica ebraica, la corrente della Merkabah nasce come fusione tra la spiritualità sacerdotale ebraica, le influenze astrologiche babilonesi e una crescente aspirazione all'unione mistica con Dio. Così, il viaggio mistico della Merkabah ha inizio da una visione profetica che si è impressa nella coscienza religiosa dell'umanità. Da allora,
Cercare di comprendere e rivivere quella visione è diventato l'obiettivo di molti mistici. La Merkabah non è solo un simbolo, è un veicolo mistico, una sorta di astronave spirituale destinata a trasportare l'anima verso i livelli più alti della realtà celeste. La parola stessa, Merkabah, significa carro in ebraico ed è un chiaro riferimento alla visione di Ezechiele descritta nel primo capitolo del suo libro profetico. Nel misticismo della Merkabah, l'ascesa dell'anima è il cuore della pratica, un percorso che conduce l'individuo attraverso 7 cieli o palazzi celesti, Ekalot, ognuno presidiato da angeli guardiani, arcangeli, arconti e demoni. Questi esseri agiscono come custodi e giudici. L'anima che tenta di attraversare i loro regni deve dimostrare purezza, preparazione e soprattutto conoscenza. Non basta desiderare di ascendere, bisogna conoscere i nomi segreti di Dio, recitare formule sacre, possedere sigilli magici e aver praticato una profonda purificazione interiore. Si riteneva che solo i mistici esperti, adeguatamente iniziati, potessero affrontare questo percorso senza impazzire o soccombere al peso dell'esperienza estatica. Uno degli elementi più affascinanti di questo viaggio è la sua natura iniziatica e pericolosa. Diversi testi raccontano di rabbini o saggi che, tentando l'ascesa, morirono o rimasero sconvolti. Si dice che chi non fosse in grado di sopportare la visione della gloria divina, Kavod, rischiasse di bruciarsi come se fosse stato toccato da una fiamma celeste. Il carro stesso, nella sua descrizione simbolica, è composto da creature angeliche, Shayot, ruote fiammeggianti piene di occhi, Ofanim, e troni mobili. Ogni parte è densa di significato esoterico. Le creature rappresentano forze cosmiche. Gli occhi simboleggiano la visione divina onnipresente e le ruote il movimento continuo dell'universo spirituale. Il viaggio dell'anima non è quindi solo una salita verso Dio, ma anche una discesa nel profondo del proprio essere. È un percorso interiore, carico di metafore, che riflette il desiderio umano di trascendere i limiti della materia e unirsi all'assoluto. In questo senso, il carro celeste diventa simbolo dell'elevazione spirituale, della trasformazione mistica e della riconquista di una connessione perduta con la fonte divina. In alcune versioni più tardi del misticismo ebraico, questo viaggio è interpretato come un'esperienza meditativa da realizzare in stato di trance o silenziosa contemplazione. Le pratiche prevedevano tecniche di respirazione, visualizzazioni, ripetizione di versi sacri e persino posture specifiche, simili a quelle riscontrabili in altre tradizioni mistiche, dall'India al mondo greco-romano. In sintesi, il misticismo della Merkabah propone un itinerario mistico complesso e affascinante. Un viaggio sacro verso la presenza divina, dove il corpo resta immobile, ma l'anima vola attraverso le sfere celesti. Un'esperienza che fonde timore, conoscenza e bellezza in un solo, travolgente atto spirituale. Le somiglianze con lo gnosticismo sono impressionanti. Entrambi i sistemi parlano di una conoscenza rivelata, non intellettuale. Entrambi descrivono l'esistenza di mondi intermedi, popolati da entità spirituali. In entrambi,
Il linguaggio è chiave per accedere a livelli superiori dell'essere. La differenza fondamentale. Lo gnosticismo tende verso una visione dualistica ed eretica della divinità. Il misticismo della Merkabah invece rimane saldamente ancorato a un monoteismo puro. Si credeva che il mistico, per salire nei cieli, dovesse dimostrare conoscenze specifiche, pronunciare nomi segreti e mostrare sigilli magici. Una dinamica che ricalca le prove che l'anima gnostica affrontava, attraversando i cieli fino al pleroma. La Kabbalah, così come la conosciamo oggi, nasce molti secoli dopo l'affermazione del misticismo della Merkabah, ma ne eredita lo spirito e ne espande la visione. Se la Merkabah era centrata sull'ascesa dell'anima verso il divino, la Kabbalah inizia ad occuparsi anche del processo inverso, di come il divino si manifesta nel mondo materiale. Il cuore della Kabbalah è il linguaggio. Secondo i maestri cabalistici, Dio creò l'universo tramite le lettere dell'alfabeto ebraico. Non si tratta solo di simboli o suoni, ma di forze cosmiche in grado di plasmare la realtà. Questo concetto è espresso nel misterioso testo del Sefer Yetzira, libro della formazione, dove si legge che attraverso 32 sentieri della saggezza, 10 emanazioni divine, Sefirot, e 22 lettere, il Signore dell'universo ha formato ogni cosa esistente. Le 10 Sefirot rappresentano gli attributi o aspetti di Dio, una sorta di mappa dell'influsso divino che si diffonde attraverso i piani dell'essere. Le 22 lettere, invece, sono viste come strumenti creativi con cui le Sefirot si esprimono. Dalla loro combinazione, attraverso permutazioni e trasposizioni, nasce il mondo. Questa visione ha portato allo sviluppo di pratiche complesse come la gematria, il calcolo numerico delle parole, la temura, la permutazione delle lettere e la notaricon, l'interpretazione delle iniziali o finali delle parole, tutte volte a svelare i segreti nascosti nei testi sacri. Una differenza fondamentale tra la Kabbalah e la Merkabah è che quest'ultima si concentrava sull'esperienza estatica individuale, mentre la Kabbalah cerca di comprendere l'intero meccanismo della creazione e le leggi spirituali che governano l'universo. Il mistico kabbalista non solo vuole ascendere a Dio, ma desidera anche comprendere come Dio si riveste di materia, come si nasconde nelle pieghe del creato. Curiosamente, la Kabbalah non si limita alla cosmologia ebraica. Nel corso del tempo ha assorbito influenze greche, neoplatoniche, arabe e persino gnostiche. Durante il Medioevo, i cabalisti spagnoli, francesi e italiani iniziarono a sistematizzare gli insegnamenti in scuole di pensiero, preparando il terreno per opere straordinarie come lo Zohar, il libro dello splendore. In questo senso, possiamo dire che la Kabbalah è una seconda nascita del misticismo della Merkabah, una sua evoluzione più filosofica, teologica e universale. Dove la Merkabah ci parlava del viaggio dell'anima, la Kabbalah ci invita a penetrare il mistero stesso dell'esistenza, decifrando il linguaggio divino che permea ogni cosa. Molti testi del misticismo della Merkabah sono andati perduti o sopravvivono in frammenti. Tuttavia, la loro influenza ha attraversato i secoli grazie a una serie di manoscritti ritrovati in Egitto, Italia, Francia e Germania, nei quali emergono pratiche e credenze riconducibili alla Merkabah anche in pieno Medioevo.
Alcuni di questi testi venivano custoditi nei depositi delle sinagoghe, noti come Genizah, dove si raccoglievano scritti considerati troppo sacri per essere distrutti. Tra i testi principali figurano il Sefer HaRazim, il libro dei segreti, che presenta una lista dettagliata di angeli, rituali e formule per comunicare con il divino. Il Maaseh Merkabah, il racconto del carro, composto da descrizioni visionarie e istruzioni per la meditazione estatica. E il più famoso Sefer Yetzirah, che collega il potere creativo del linguaggio con le lettere dell'alfabeto ebraico. Questi testi venivano studiati da piccoli circoli di iniziati, spesso in forma orale o trascritta in modo criptico, per evitare che i profani ne abusassero. Non erano considerati eresia, ma anzi una via alternativa e profonda per avvicinarsi al mistero divino, apprezzata anche in ambito rabbinico. Particolarmente suggestive sono le descrizioni dettagliate del corpo di Dio, inteso non come un'entità antropomorfa, ma come un simbolo cosmico. Mani, occhi, troni e misure divine venivano interpretati in chiave mistica, cercando di stabilire una mappa simbolica del sacro. Alcuni testi parlano del mantello cosmico di Dio, un'immagine poetica che rappresenta la volta celeste, da cui sgorgano la luce e le stelle. In certi passaggi si parla di nomi divini composti da combinazioni impossibili di lettere o di luoghi celesti raggiungibili solo dopo una lunga preparazione spirituale. In altri si fa riferimento a visioni di fiumi di fuoco, troni fiammeggianti e ruote piene di occhi. Tutti simboli che ritorneranno poi nella letteratura cabalistica e nella mistica ebraica medievale. Nella Merkabah si accenna a un universo strutturato come un palazzo a più livelli. Ogni livello è presidiato da entità e l'anima del mistico viaggia attraverso queste sfere, con il rischio di essere respinta o distrutta. La visione di Ezechiele viene interpretata come una mappa simbolica dell'universo. I 4 esseri viventi con sembianze di leone, aquila, toro e uomo diventano simboli dei 4 elementi o delle 4 direzioni cosmiche. Il carro stesso, trainato da queste forze, rappresenta il movimento dell'anima nel cosmo. Il misticismo della Merkabah è molto più di una semplice curiosità storica. È un vero e proprio sistema simbolico, una mappa interiore, una visione del cosmo e dell'anima che ha attraversato i secoli, lasciando un segno indelebile. Ci parla di un tempo in cui l'essere umano cercava l'assoluto non attraverso dogmi rigidi, ma attraverso la trasformazione di sé. Un tempo in cui la conoscenza non era solo studio, ma esperienza estatica, rivelazione, contatto diretto con il divino. Questo misticismo non si accontentava di spiegare il mondo, cercava di attraversarlo, di penetrarlo, fino a raggiungerne il cuore nascosto. La Merkabah ci invita a riflettere su un'idea di spiritualità profonda, personale eppure cosmica, dove il divino non è distante, ma accessibile attraverso la disciplina, la conoscenza, il silenzio e l'ascolto. È una corrente che ha lasciato le sue impronte nella Cabala, nel neoplatonismo, nello gnosticismo e perfino nella filosofia mistica occidentale, dall'ermetismo rinascimentale fino ad alcune forme contemporanee di esoterismo. Forse il carro celeste di Ezechiele non è solo un mezzo di trasporto per l'anima, ma un archetipo universale. Un'immagine che rappresenta il nostro bisogno eterno di elevarci,
di superare i limiti, di toccare ciò che è nascosto, ciò che brilla oltre il velo del visibile. In fondo la Merkabah ci pone una domanda. Siamo pronti ad affrontare il viaggio? Siamo disposti a guardare dentro di noi e a lasciare che la luce interiore ci guidi come un carro di fuoco verso le altezze dell'essere? E se anche non conoscessimo ancora i nomi segreti degli angeli, forse basta il desiderio autentico di comprendere, di cercare, di ascoltare ciò che da sempre ci chiama dal cuore dell'invisibile. Se il viaggio vi è piaciuto, lasciate un commento con le vostre riflessioni o suggeriteci nuovi argomenti che vorreste esplorare. Iscrivetevi al canale per restare sempre connessi con le nostre incursioni nei territori del mistero. E ricordate, siamo solo appassionati, non iniziati. L'antro esoterico è casa di chi ama la conoscenza nascosta. A presto, viaggiatori dell'anima.